Ciao a tutti, oggi realizziamo la pizza in teglia super leggera e alveolata. Iniziamo preparando la biga. Io solitamente faccio la pizza il sabato, quindi di conseguenza inizio a preparare la biga alle 19 del mercoledì. Quindi, prima di tutto, mettiamo all'interno di una ciotola 110 g di farina di tipo 1. Io ho utilizzato la farina antiqua della Molino Bongiovanni. Dopodiché, all'interno di 50 g d'acqua fredda, sciogliamo 1 grammo di lievito, che avremo pesato con il bilancino di precisione. Uniamo poi quest'acqua tutta ad un colpo alla farina. Iniziamo a mescolare con un cucchiaio e poi passiamo alle mani. L'impasto dovrà essere grezzo e a pezzetti, caratteristica della biga. Comunque tutta quanta la farina dovrà essere inglobata per bene. Questo composto lo lasciamo a temperatura ambiente, non oltre i 19 gradi, per 24 ore, quindi fino a giovedì alle 19. Arrivate le 19 del giovedì, iniziamo a preparare il nostro impasto. Nella ciotola della planetaria mettiamo 510 g di farina di tipo 0, successivamente uniamo la nostra biga preparata in precedenza spezzettandola con le mani. Uniamo poi successivamente 1,5 g di lievito di birra e iniziamo a impastare con la planetaria. Uniamo man mano 415 g d'acqua. Questo passaggio è importante farlo piano piano, unendo l'acqua successiva solamente una volta in cui quella precedente si è inglobata nell'impasto. A metà impastamento, quando ancora l'acqua non è finita, alziamo la velocità della planetaria di un numero e uniamo 17 g di sale fino. Successivamente continuiamo con l'acqua fino ad esaurimento. Finita tutta quanta l'acqua, aggiungiamo 10 g di olio extravergine d'oliva e continuiamo a impastare. Tutto l'impastamento durerà all'incirca dai 15 ai 20 minuti, dipende dal corpo macchina che voi possedete. Trascorsi i minuti della lavorazione, l'impasto dovrà essere liscio ed elastico, quindi a questo punto oliamo una spianatoia e lo stendiamo al di sopra e lo lasciamo riposare allargato senza coprirlo per circa 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, iniziate a praticare 2 o 3 pieghe in modo tale da dare forza al vostro impasto. Dopodiché formate una palla e mettetela all'interno di una ciotola oliata e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per circa un'ora. Successivamente posatelo in frigo per circa 40-42 ore. Trascorse le ore di riposo, sarà arrivato il sabato. Quindi tiriamo fuori il nostro impasto e pratichiamo ulteriori pieghe a freddo e poi formiamo nuovamente una palla che lasceremo lievitare a temperatura ambiente per circa 5-6 ore. Comunque l'impasto dovrà raddoppiare. Io ho deciso di dividerlo in 2 pezzi per realizzare 2 teglie di diverso tipo. Prendiamo il nostro impasto e lo capovolgiamo su una spianatoia sfarinata con della semola e lo stendiamo partendo dall'esterno verso l'interno, aiutandoci con i nostri polpastrelli. Togliamo la semola in eccesso e lo trasferiamo su una teglia oliata. Io ho deciso di fare una teglia bianca e un'altra rossa. Su quella bianca ci passo solo un po' d'olio e di origano e inforno a 200 gradi sul ripiano più basso per 12 minuti. Successivamente sul ripiano più alto per circa 3 minuti. Ho deciso di farcire metà teglia con del lardo di colonnata insieme a un po' di miele d'acacia e la restante metà con del caciocavallo, del culatello, pomodorini confit, un po' di miele d'acacia e successivamente una spolverata di polvere di caffè.